Ma è veramente possibile ripartire da un foglio bianco per Ferrari? Abbiamo visto che il progetto di quest'anno della SF23 non ha margine di sviluppo, quindi l'alternativa per il team di Maranello è quello di ripartire puntando a una monoposto per il 2024 più competitiva. Certo, è una frase che sentiamo noi tifosi ormai ogni anno dire da parte della gestione sportiva, però ci sono delle importanti differenze da notare nell'approccio che ha per esempio intrapreso McLaren, che l'anno scorso ha fatto un progetto completamente sbagliato, l'ha detto lo stesso Zak Brown ed è stato anche riconfermato da Andrea Stella, attuale team principal, e proprio per questo motivo hanno deciso di stravolgere il progetto della McLaren dell'anno scorso e cambiare completamente filosofia, andando molto di più nella direzione di Red Bull. Questo cambiamento drastico sia nella monoposto ma anche nella gestione del personale di McLaren, cambiando anche lo stesso team principal, sta portando ad oggi dei risultati addirittura inaspettati per il team di Woking, e addirittura McLaren nell'ultimo mese è riuscita a dare 6 decimi alla Ferrari, con la SF23 che è passata da essere un'auto forte in qualifica ma debole in gara a una macchina che non va né in qualifica e in gara è costante ma molto lenta, risultando quarta forza. Nel campionato costruttori si prospetta un mondiale molto difficile, Ferrari potrebbe addirittura arrivare quinta con la grande crescita di McLaren e una stabilità magari di Aston Martin nella classifica costruttori, e onestamente l'abbiamo visto anche negli ultimi mesi che il lavoro fatto sulla SF23 va avanti a tentativi che però non si possono fare all'infinito perché il budget cap è limitato. E nel video di oggi andiamo a analizzare come Ferrari deve agire per sviluppare la SF24, ovvero la monoposto dell'anno prossimo, progetto 676, quali sono gli step da mettere in atto da ora in avanti, come si può prendere spunto da McLaren, ma soprattutto come deve cambiare la gestione del personale, che è un punto chiave nella rossa. Prima di andare nel concreto dell'analisi, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie sulla Formula 1 e nello specifico su Ferrari. Vi ringrazio di cuore tutti i messaggi che ci scrivete ogni giorno di supporto, senza di voi non potremmo continuare con questo progetto. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere gli step che deve mettere in atto Ferrari nei prossimi mesi. Un occhio più attento poteva già capire dai test che questa SF23 non aveva margine di sviluppo. Ed è proprio così, sembra che questo progetto sia il suo capolinea. Troppe limitazioni, l'unico punto positivo è il porpoise illimitato e la minor resistenza aerodinamica rispetto alla F175, ma manca il carico aerodinamico generato dal fondo, su cui i competitor, ovvero McLaren e Mercedes, sono nettamente superiori e fanno la differenza in pista. C'è anche un problema sul setup sospensivo e quindi ci sono tanti elementi da cambiare che portano alla costruzione di un progetto completamente nuovo, e quindi ci deve essere il coraggio in Ferrari di rischiare, cosa che è mancata in passato, McLaren invece ha avuto, e vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. Di una cosa siamo certi, che dai test in Bahrain abbiamo visto che questa Ferrari non andava come l'anno scorso. Abbiamo visto a Baku che la Ferrari va forte in circuiti dove ci sono lunghi rettilinei, staccati importanti con grandi frenate, ma manca il carico in appoggio, e quindi in quasi tutte le piste ci sono delle curve d'appoggio di lunga percorrenza dove è necessario avere il carico che manca questa SF23. Per questo all'inizio di quest'anno il team di Maranello ha cercato di capire meglio la SF23, come mai fosse così diversa dalla F175 e non ritrovasse quel carico che invece aveva l'anno scorso, prima della TD39. Questi mesi spendere a capire il comportamento, cercare di allargare la finestra di setup, hanno portato a una definitiva chiusura di questo progetto, con anche il budget cap che da dopo la pausa estiva in poi sarà dedicato al progetto dell'anno prossimo, con uno sviluppo di un telaio completamente nuovo, come ha detto lo stesso team di Maranello, spostando anche il SIS, il cono anti-intrusione, in una posizione più consona per modificare anche lo schema delle pance. Sarà importante modificare il fondo per generare ancora più carico, perché ricordo che il fondo della F175 e quello della SF23 è praticamente uguale. Ferrari è intervenuta molto di più sulla parte superiore che inferiore, e questo è un gran problema. Per questo, puntando all'anno prossimo, adesso gli aggiornamenti saranno pari a 0 nelle prossime gare. A Spa Ferrari non ha intenzione di portare aggiornamenti, quindi cercherà di trovare il setup ideale alle simulazioni per arrivare in pista pronta. Sarà davvero difficile trovare quel compromesso che a Spa è necessario, però è vero che si fanno tra i 15 e i 22 secondi di tempo in pista col 100% di gas aperto, quindi è importante avere efficienza aerodinamica, ma ci sono tante curve di percorrenza, basta pensare anche a Pouhon, dove è importante avere un ottimo carico aerodinamico. Ferrari arriva in Belgio per affrontare una pista molto ostica e dove probabilmente sarà quarta forza, dietro a McLaren
McLaren e Mercedes. Sappiamo anche da Maranello che i dati che vengono letti in Galleria del Vento e il CFD non corrispondono a quelli che vediamo in pista. Le simulazioni sono migliori rispetto al risultato concreto che vediamo della SF23 e questo parte tutto da una mancata comprensione della SF23 che continua ancora presente in ogni macchina di Ferrari ogni anno, che non riesce a essere compresa a pieno e quindi non si riesce a modificare il progetto nella direzione giusta, perché se tu non riesci a trovare la direzione giusta per la SF23, che sicuramente è un progetto sbagliato, ma non riesci a trovare le migliorie che provi in simulazione, allora come puoi pretendere di capire la monoposto 2024 e indirizzarla nella via giusta? Infatti questo aspetto è qualcosa che preoccupa tanto il team di Maranello, ha anticipato di molto lo sviluppo della monoposto 2024 e questo è un punto positivo, però se tu non sai direzione da prendere siamo punto a capo. Per questo la monoposto attuale è soggetta a tante prove sperimentali in pista. Non ci sono certezze ma solamente dati raccolti dagli ingegneri che servono per l'anno prossimo e quindi questi sono i dati oggettivi che abbiamo alla mano. Ora vi dico anche la mia opinione. Secondo me Ferrari dovrebbe ripartire da zero, cercare di creare una monoposto più simile a quella di Red Bull, come ha fatto anche McLaren, ovviamente cercando di innovare il progetto e non copiare spudoratamente. Però per esempio sarà necessario avere un fondo evoluto, riposizionare il SIS, il cono anti-intrusione, in una posizione più bassa per avere un undercut più marcato, avere le pance con l'effetto downwash e sarà fondamentale anche modificare la zona dei radiatori, anche se questo aspetto andrà di pari passo con l'affidabilità del motore di Ferrari. Red Bull ci sta riuscendo in questa impresa tutt'altro che facile e questo sarà uno step che dovrà affrontare Ferrari ma anche Mercedes e McLaren. La modifica delle sospensioni sarà fondamentale, cercare di avere un anti-dive più marcato come hanno gli altri team e quindi come ha fatto McLaren l'anno scorso che ha cambiato completamente il progetto ritrovando una monoposto competitiva solamente in Austria con Norris, poi a Silverstone con entrambi i piloti, Ferrari dovrà affrontare lo stesso processo evolutivo per voler raggiungere Red Bull. Per questo secondo me prima si parte con il cambiamento e la rivoluzione in Ferrari, prima si può arrivare all'obiettivo. È vero che ogni anno si dice si cambierà l'anno prossimo, tutti noi tifosi Ferrari siamo consapevoli di questa cosa e stanchi di questa attesa, però se si vede un effettivo cambiamento sulla monoposto e sul personale possiamo essere anche più fiduciosi. Quindi primo punto, è importante seguire il cambiamento che ha già fatto McLaren. Secondo punto, è importantissimo cambiare i tecnici che lavorano a Maranello. La gestione sportiva è molto statica da questo punto di vista. Vasseur sta facendo dei cambiamenti mirati per portare ingegneri nuovi da altri team in Ferrari, avendo preso prima David George, poi un altro ingegnere sempre lato Red Bull e infine Loic Serra da Mercedes che arriverà nel 2025. Questo cambiamento messo in atto da Vasseur, che io sposo a pieno, ovviamente avrà i suoi benefici a lungo andare, perlomeno vedremo gli effetti di questa sua gestione dal 2026 in poi. Però prima si fanno questi cambiamenti anche sul personale meglio è, anche perché il team attuale che sviluppa le monoposto in Ferrari è pressoché simile a quello del 2017. Ogni anno si sviluppa una monoposto o molto carica ma con troppo drag o molto efficiente ma con poco carico e quindi c'è questo pendolo che oscilla ogni anno. Abbiamo visto anche l'abbandono di David Sanchez e anche quello di Laurent Mekies. Enrico Cardile sarà nominato direttore tecnico da Vasseur, si aspetta anche il rinnovo di Leclerc e anche quello di Sainz, ma ogni cambiamento e ogni conferma che viene fatta ora vedrà i propri benefici della gestione di Vasseur tra qualche anno. Proprio per questo è importante adesso non dar tutte le colpe a Vasseur, che sicuramente inizio anno ci è piaciuto molto nel suo modo comunicativo nuovo rispetto a quello di Binotto. Ad oggi è risultato un po' troppo ottimista in alcune dichiarazioni per cercare di dar speranza ai tifosi ferraristi, ma illudendoli un po' troppo. Ma è importante comunque non dargli tutta la colpa addosso, perché è il sistema che è marcio, lui sta cercando di cambiarlo e quindi ad oggi dobbiamo noi tifosi ferraristi dargli fiducia e sperare che tra 3-4 anni potrà aver cambiato questa situazione e già sarebbero tempi record. Proprio per questo, se vediamo ad oggi questa SF23 così lenta, dobbiamo ricordarci primo che questo progetto tecnico deriva dalla gestione di Binotto e sul secondo punto dobbiamo considerare che Vasseur sta intervenendo tanto sulla modifica del personale. Voglio essere totalmente trasparente con voi e concludo dicendo che per l'anno prossimo non sono tanto ottimista, nel senso che vedo un gruppo tecnico molto simile a quello di quest'anno. Ferrari non ha compreso appieno la direzione tecnica da seguire, la power unit rimane con uno schema uguale, quindi sarà difficile invertire la rotta da un anno all'altro, però sicuramente si può iniziare un percorso per mettere le basi e migliorare in vista del 2026, dove ci sarà anche il cambiamento al regolamento tecnico sui motori. E un bel gesto che Ferrari potrebbe fare ora come ora sarebbe una lettera di scuse da parte della gestione sportiva ai tifosi, come ha fatto Mercedes in passato prima del cambiamento con la V14B.
Mercedes disse che aveva promesso tanto ai suoi tifosi, ma si era ostinata nel seguire il concetto senza pance sulla V13 e sulla V14, dicendo che non avrebbe più sbagliato seguendo la V14B. Una lettera di cui si è preso la responsabilità anche Toto Wolff, e sarebbe un gesto molto apprezzato anche in Ferrari, una lettera da parte di Vasseur e della gestione sportiva senza fare false promesse, e mostrerebbero anche un'umiltà degna di nota da parte di Ferrari. Ultimissima cosa, i next step di Ferrari saranno adesso la progettazione del telaio, che avverrà anche durante la pausa estiva, con i conseguenti anche crash test, e da settembre in poi inizierà il vero e proprio sviluppo sulla SF24, che porterà i crash test definitivi a dicembre-gennaio. Fatemi sapere nei commenti secondo voi qual è la direzione di sviluppo che deve seguire Ferrari per i prossimi anni. È giusto accantonare il progetto della SF23 e puntare a una SF24 nuova, o fareste qualcos'altro? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.